Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere il modulo di un top 100. Sì ragazzi, un modulo di un top 100. L'altro giorno durante le mie partite in divisione ho avuto la fortuna barra sfortuna di incontrare una persona appunto che sta lì davanti a tutti. E ovviamente ragazzi, giocatori come dico sempre io di un altro tipo di livello, ma non tanto quanto per il gioco in sé per sé, ma proprio per come muovono la squadra, per come la utilizzano, per i giocatori che hanno in campo. Ovviamente una squadra fatta di solo esclusivamente leggende, giocatori ovviamente a cui magari piace shoppare, e ripeto non ho nulla contro chi lo fa, però oltre quello ovviamente ci sono anche le mani che fanno il loro gioco e comunque conoscono tanti meccanismi del gioco che funzionano e che sono veramente veramente eccezionali. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere il modulo. Ho avuto il piacere e la fortuna di poterci avere una piccola chiacchiera durante in una chat, e quindi gli ho chiesto un po' di informazioni e qualche consiglio, e gli ho detto guarda, se mi ci troverò bene farò il video apposito appunto con questo modulo. E ragazzi, io l'ho provato, sto modulo è veramente un modulo divertente, un modulo come potete notare completo un po' in tutti i reparti, anche grazie alle istruzioni individuali che andiamo a dare. Io come potete notare negli scorsi video, negli ultimi moduli stavo utilizzando il possesso palla, ma questo modulo ho notato che gira molto bene sia col possesso palla, l'ho provato anche con quello, ma forse meglio con il contrattacco. Probabilmente anche con il contropiede, non l'ho testato molto, quindi diciamo che lì vi dico a voi di provarlo magari più a fondo. Però ragazzi, con il contrattacco vi posso garantire che funziona molto bene. Io come contrattacco ho un allenatore ormai un po' vecchiotto che è Denang, ma senza perderci in altre chiacchiere andiamo più che altro a vedere le posizioni e gli stili di gioco, che quelli poi sono fondamentali. Allora ragazzi, lui aveva, anziché un terzino difensivo come io qui, aveva due sviluppo, ma diciamo che il terzino difensivo comunque, con il fatto che Maldini comunque può fare anche il difensore centrale, si muove simil sviluppo, quindi fondamentalmente ragazzi va bene anche questo tipo di carta. Tutte carte ovviamente veloci, come vi ho già detto tante volte, perché con l'attuale gameplay gli attaccanti sono diventati dei fulmini e ragazzi non possiamo avere difensori che sono lenti o comunque troppo grossi ma appunto lenti. Dobbiamo avere difensori che siano sì ben piazzati fisicamente, ma allo stesso tempo anche rapidi e veloci, in modo tale da poter recuperare eventualmente le galoppate che fanno gli attaccanti lungo la fascia o per vie centrali. Quindi questo Maldini è abbastanza completo su tutti i punti di vista. Se non avete lui, ripeto, uno sviluppo ma comunque con queste simil statistiche, quindi velocità, accelerazione possiamo anche un pochino farne a meno, il salto, la difesa, il colpo di testa, quindi il contatto fisico. Ragazzi, tutti i parametri almeno sugli 87-88, quindi anche una velocità 88 può andare bene. L'importante è che non sia una velocità ragazzi 80-77, perché a quel punto soffriremo molto più che altro le incursioni, anche perché stiamo giocando, vi ricordo, con una difesa a 3. L'incontrista centrale questa settimana, questo nostro Miki, è con l'aggiornamento è diventato forma E, ma spesso e volentieri comunque lo trovo freccia in su o comunque freccia gialla, comunque un incontrista ragazzi, a prescindere che non abbiate lui, con lui mi trovo molto bene. Avevo la vecchia versione, la scorsa versione che è uscita, che era uno sviluppo, ma comunque preferisco la coppia sempre sviluppo incontrista. Ho fatto dei test sviluppo, ma la coppia buggata secondo me un pochino attualmente è sviluppo incontrista. Velocità anche lui, come potete notare, quindi lui è un po' settimanale. Velocità, difesa, contatto fisico, colpo di testa, sempre i soliti parametri ragazzi, come già detto. È uguale idem con patate per Beckenbauer, uno sviluppo con le stesse caratteristiche, quindi velocità, difesa, tecnica possiamo anche un pochino tralasciarla, comunque colpo di testa c'è 89, salto 96, contatto fisico 83. Diciamo ragazzi che si difende molto bene. Se non avete Beckenbauer, un altro comunque sviluppo con caratteristiche simili, ad esempio uno su tutti che mi viene in mente potrebbe essere un Marquinhos, che è una carta molto valida.
A centrocampo poi ragazzi abbiamo tre stili di gioco diversi, come potete notare. Abbiamo centrale un collante. Io ho Gilberto Silva, che è veramente uno dei collanti secondo me attualmente più forti che ci siano in circolazione. Velocità anche lui, difesa, a differenza dei difensori centrali ragazzi è importante che abbiano anche una buona tecnica, perché comunque sono centrocampisti che devono far ripartire l'azione, non possiamo avere un mediano o CC che comunque non sappia fare due passaggi, perché avremo se no molta difficoltà nella costruzione. Comunque difesa, velocità, contatto fisico, un po' diciamo gli stessi parametri dei difensori, però con un po' più di tecnica, ecco. Velocità anche qui vi consiglio almeno sugli 87-88, se non anche 90. Se non avete chiaramente questo Gilberto Silva, perché non tutti abbiamo avuto la fortuna come me di vincerlo nei giri gratuiti, vi consiglio comunque un collante di simili caratteristiche. Fabinho potrebbe, diciamo, per chi cerca una soluzione low cost, potrebbe fare il caso nostro. Sarà sicuramente magari un pochino più lento, non avrà 92 di velocità, però comunque magari un 85-87 ci arriva. Gli altri parametri vanno appunto regolati a modo e di conseguenza possiamo avere un bel collante davanti alla difesa. A sinistra ragazzi io ci metto un incontrista che dirà, lui senza dubbio è uno dei mediani più forti del gioco attualmente in giro. Se non avete un incontrista così forte con queste caratteristiche va bene anche un onnipresente, tanto i movimenti che fanno sono abbastanza simili. Velocità, accelerazione, difesa, tecnica, ragazzi questi sono i parametri. Contatto fisico, cioè a me questo Vieira mi recupera quasi ogni pallone, non dico ogni perché non dico tutti, perché ovviamente qualcheduno passa sempre, ma quasi tutti, cioè su 10 8 ragazzi li recupera. Quindi comunque una bellissima carta, maxata tra l'altro molto bene, cioè ho fatto veramente una build ad hoc, ma perché comunque mi ricordo Vieira, io l'ho visto anche giocare, insomma, quando ero ragazzino, ai tempi della Juve, ai tempi dell'Inter, ai tempi dell'Ajax, quindi comunque ragazzi una carta veramente veramente stratosferica, molto molto forte, e chiaramente ho cercato di riprodurre un po' la sua build, perché ragazzi il trucco, ricordatevi, anche riprodurre le build come erano realmente i giocatori. È inutile dare a un Pirlo velocità 2000 quando Pirlo non era velocissimo, non aveva una velocità da 2000, aveva una velocità media, discreta, ma non era lento, ma sicuramente non era manco un fulmine. Era però sicuramente, come in questo caso, molto più forte dal punto di vista tecnico. Faccio sempre il suo esempio perché comunque è uno dei giocatori che forse abbiamo conosciuto più anche di recente nel calcio appunto giocato reale, e di conseguenza magari più persone potrebbero avercelo magari chiaro in testa come si muoveva Pirlo. Quindi Pirlo era il classico mediano regista che magari non recuperava tutti questi palloni, però comunque ti metteva la palla dove voleva. Quindi ragazzi anche qui se non avete lui va bene comunque un Modric, un Pedri, però l'importante è che abbia questo tipo di caratteristiche, quindi ottima tecnica, cioè tecnica indiscussa, velocità possiamo un pochino tralasciarla, anche perché vicino abbiamo due velocisti comunque come loro due che sono abbastanza discreti, ottimi anzi dal punto di vista velocità, e allo stesso tempo però dobbiamo avere comunque tecnica, difesa, quindi impostazione del gioco e via dicendo. Pirlo è veramente un giocatore top da sotto questo punto di vista, e quindi metto lui. In attacco ragazzi, poi in attacco qui diciamo che entra il bello del modulo, perché qui abbiamo tante soluzioni che si possono utilizzare. Possiamo avere anche la soluzione ad esempio in cui allarghiamo uno dei due esterni, cioè io ho messo Mbappé e Insigne, però ad esempio Insigne possiamo allargarlo e farlo diventare esterno per avere magari uno sbocco laterale. Siccome è un modulo, come potete notare, che gioca molto centralmente, avere diciamo uno sbocco che va sulle fasce sicuramente può essere utile e interessante, anche perché comunque ragazzi fondamentalmente giocare poi per vie molto centrali, o siamo veramente dei gran palleggiatori molto bravi nel dribbling o nei passaggi stretti ravvicinati, o altrimenti io consiglio sempre di andare a volte a cercare anche un po' di allargare il gioco in modo tale da creare sia un po' scompiglio per la difesa avversaria, ma allo stesso tempo anche noi cercare magari di far respirare a volte un po' di più l'azione, no? Perché l'esterno comunque capita che si trova
solo e quindi è meglio sfruttarlo. Se non abbiamo Insigne ci sono tanti altri esterni, soprattutto alla prolifica. Lui è un giocatore eccelso dal punto di vista tecnico e anche di tiri a giro, mi ha già fatto diversi gol, è molto veloce, però chiaramente non posso capire appunto che non tutti ci abbiamo questo giocatore, quindi va bene anche un altro, va bene per dire anche un Neymar, attenzione ragazzi, un Digno, l'Immade che abbia alla prolifica come stile di gioco, perché in questa posizione ho notato che funziona molto molto bene. Come stesso identico discorso dietro la punta, taglio al centro ragazzi. Io questo Messi lo stavo mettendo inizialmente al posto di Mbappé, ma ho notato che questo Messi taglio al centro fa dei movimenti perfetti, perché pur non dovendo tagliare da nessuna parte come invece dice la sua carta, comunque si inserisce molto molto bene. Quindi qui dietro di lui, al posto di Messi, scusatemi, se non avete un taglio al centro con queste caratteristiche, vi consiglio comunque un giocatore chiave o un opportunista che possa fare la seconda punta. Vedi appunto Rummenigge, che lui nasce proprio come seconda punta opportunista, quindi un giocatore di questa tipologia, poiché chiaramente ragazzi ci serve un giocatore bravo nel dribbling, bravo nella tecnica, veloce, che sappia inserire e che soprattutto sotto porta ragazzi devono fare gol, sono attaccanti e devono segnare. Io questo Mbappé opportunista, guardate quanti ruoli può fare appunto nella lavagnetta, ce lo metto come seconda punta. Diciamo che allargandosi un po' perde la sua efficacia appunto sotto porta. Mbappé è un goleador, uno che segna veramente dappertutto, allargandosi un po' perde questo tipo di caratteristica che ha, però comunque mi piace perché punta sempre l'aria, è veloce, qualche volta comunque segna lo stesso, è molto bravo tecnicamente, finalizza molto bene, quindi diciamo che queste devono essere le caratteristiche. Opportunista ragazzi, quindi da questo lato mi raccomando opportunista, come anche davanti lo sto, ci metto un opportunista, stavo mettendo anche un rapace d'aria che può andare bene, i movimenti sono abbastanza simili, però comunque preferisco ragazzi un opportunista. Se poi allarghiamo il gioco, come ho detto prima, ad esempio che spostiamo Insigne magari più laterale, quindi lo facciamo diventare un esterno, a quel punto ragazzi davanti io vi direi anche un fulcro di gioco, perché comunque possiamo sfruttare i cross e le ripartenze, quindi dove abbiamo un fulcro di gioco davanti che in termini poi di cross al centro ovviamente possiamo sfruttare per i colpi di testa, per cercare di fare gol. Dipende un pochino come ci piace giocare a noi. Certo che se giochiamo con un vie laterali ragazzi io vi direi allarghiamo un pochino Mbappé e Insigne, in questo caso li facciamo diventare due esterni in modo tale che possano mettere magari bene dei cross davanti, per dire per un Haaland, per un Koller chi ce l'ha, o per tanti altri giocatori comunque forti di testa. Questi diciamo che ragazzi sono secondo me gli stili di gioco migliori per questo modulo, perché li ho testato diverse carte, ma attualmente mi trovo meglio sicuramente con questi. Le istruzioni individuali ragazzi sono abbastanza semplici. Io do il difensivo su il mediano collante, ok? Quelle che dà appunto il nostro amico sono il mediano collante difensivo, in linea bassa sempre a mediano collante, perché appunto è una finta alla fine difesa 3, deve diventare una difesa 4 quando non siamo in possesso di palla, con comunque Pirlo e Vieira che andranno a cercare un po' di fare da filtro davanti alla difesa, e il contropiede ragazzi invece a Mbappé, che anche se è seconda punta comunque si creano tante verticalizzazioni o comunque triangolazioni qui in questa zona di campo, perché ci sarà uno che viene, l'altro che si inserisce, quello che un po' si allarga, quello che punta al centro, e quindi ragazzi comunque creiamo molto scompiglio, credetemi, un modulo molto divertente, con il contrattacco funziona molto molto bene. Quindi ragazzi mi raccomando, non vi resta che ovviamente testarlo e provarlo magari anche a partita in corso, se volete magari avere un altro modulo un pochino più coperto per iniziare la partita, e poi un modulo invece un pochino più spinto come potrebbe essere questo per la seconda parte di partita, soprattutto state perdendo. Diciamo che ragazzi è un modulo che dovete essere un pochino bravi in difesa, ve lo dico già, perché delle volte può capitare che magari Gilberto Silva sta rientrando e ci troviamo quindi con una difesa a 3 proprio pura, nella quale dobbiamo saper gestire un po' la situazione, però comunque provando e riprovando poi troverete magari le vostre carte anche da mettere. Come dico sempre, questo è il modulo che ho fatto io su di me, facendo tra virgolette delle piccole modifiche magari, no?
dei piccoli stili di gioco un pochino diversi, però comunque ragazzi funziona molto bene. Prima di andare avanti vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon conosciamo tutti, Gamivo è una piattaforma videoludica e trovate il link appunto in descrizione. Tra l'altro per Gamivo avete pure uno sconto del 5% se non mi ricordo male sui vostri acquisti che avete trovato a inizio video. Non vi costa ragazzi ovviamente nemmeno un centesimo di più, l'acquisto del prodotto è semplicemente un modo per supportare il canale, quindi sono dei link e io ne sarei molto grato. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti ragazzi, quindi per chi volesse invece supportare in maniera un pochino più effettiva, gli abbonamenti sicuramente è uno dei migliori modi per poterlo fare. A un prezzo di 1-2 euro, quindi ragazzi prezzo di niente praticamente, abbiamo comunque la possibilità per chi volesse di supportarmi e io ne sarei molto grato. Quindi ragazzi fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taranto, ciao!